Demons taking over my world. I have this in my world now. Yes, I have a demon in my head. His name is Death. I am Pizza Guy. Yes, I am Pizza Guy. I am Pizza Guy. Yes, I am Pizza Guy. I am Pizza Guy. Yes, yes, I am Pizza Guy. Finalmente sono riuscito a sviluppare la mia capacità divina e diventare un essere supremo. Grazie a voi ragazzi, signori della corte. E adesso, grazie a tutto il vostro potere, posso finalmente affermare con tutto me stesso: mi sto cagando addosso! Evil Philip. You will never defeat me. I am Evil Philip. What? I don't know what to say. I am a pizza. I am a hamburger. I am a piece of banana. I am a lunatic. Credevi davvero fosse finito? No. Adesso manca la parte più importante. Questo non sarà un thriller. No. Sarà qualcosa di meglio. Cominciamo con la nostra intervista, passando alla prima persona intervista. Buongiorno, io sono Batuffolo, lavoro per questo gioco da circa 15 milioni di decenni e sono fiero di essere riuscito a svilupparlo per bene. Mi occupo principalmente del game design, infatti tutto è ideato da me. Gli oggetti è di questo che parleremo oggi. Come funzionano, a cosa servono. Cominciamo. Innanzitutto, per gli oggetti ho preparato per partire 3 pallini. Questi 3 pallini sono le uniche forme di cura del gioco. E sono 3 perché esteticamente parlando sono molto carini. C'è solo un piccolo problema però. Questi pallini, per contribuire alla equivalizzazione azione dell'azione della Lolocillo del gioco, questi 3 pallini sono anche l'unico oggetto che devi utilizzare per commerciare. E commerciando puoi ottenere i proiettili. Passando ai proiettili. I proiettili sono molto utili, infatti servono a prendere delle armi che durante il corso del gioco saranno quasi essenziali per l'avanzamento del giocatore.
A dir la verità no, era un prank. Quelle armi sono inutili. Infatti i punti verrebbero sprecati se utilizzati per acquistare proiettili per poi acquistare armi che in realtà già hai. Vorrei particolarmente approfondire lo scudo. Lo scudo è molto importante durante il corso del gioco, perché ti permette di sopravvivere ad attacchi molto resistenti. Subito dopo lo scudo viene piazzato un nemico capace di one-shottarti anche con lo scudo. Buongiorno, io sono Termosifone e principalmente io mi occupavo del coding del gioco. Notiamo che le armi sono tutte modellate molto bene, il gioco non è per niente panini e l'arma più debole del gioco è il fucile a pompa, che infatti riesce a fare circa 0,0 di danno. Mi sono impegnata molto per il coding di questo gioco perché sapevo che c'era del potenziale in tutto questo. Sapevo che poteva essere una nuova speranza e che magari sarebbe riuscita a guadagnarci abbastanza per poter sfamare i nostri figli. Buongiorno, io sono il signor Giorgio principalmente il mio ruolo è stato rendere questo gioco migliore dell'originale Hotline Miami, che poi non è l'originale. Gli originali siamo noi, siamo Hotline Miami è solo una copia del nostro gioco e quindi adesso li metteremo a confronto per dimostrare quanto il nostro gioco sia superiore. Bene, è stata un'ottima intervista. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.